Manhattan, 1985. Una sera come tante, aspettando il Natale. Davanti a un ristorante, lo Spark Steakhouse, sulla 46esima strada, si ferma una macchina. Dall'auto scende Big Paul Castellano, il reggente della famiglia Gambino, il boss di New York. Con lui Thomas Bilotti, 47 anni, suo autista, guardia del corpo, confidente e forse erede designato. Tre uomini si avvicinano di corsa all'auto e aprono il fuoco con armi semiautomatiche. I due mafiosi cadono pesantemente sull'asfalto. Il folto passeggio di un giorno di shopping natalizio si scompone in un caos di grida. La gente cerca riparo a terra e nei negozi. Con calma, uno degli assassini si china verso Castellano e lo finisce con un colpo alla tempia. Era il sesto tentativo, in pochi mesi, di uccidere Big Paul. Ora il mandante del suo omicidio è il nuovo re di New York. Il suo nome, John Gotti. Nato nel 1940 nel South Bronx, da una famiglia originaria di San Giuseppe Vesuviano, Napoli, ha 10 fratelli. All'età di 12 anni la sua famiglia si trasferì a Brooklyn. A 16 lasciò la scuola per unirsi a una gang di East New York insieme ai fratelli Peter e Richard. In breve tempo emerse dal gruppo dei bravi ragazzi locali per diventare uno dei killer preferiti da Charlie Wagons Fatico, un boss del clan Gambino, una delle 5 grandi famiglie di Cosa Nostra a New York. Negli anni 50 Gotti conosce il carcere. Uscito di cella, compie il primo dei 2 omicidi che gli spianano la strada verso il potere. Vestito da poliziotto, uccide in un locale pubblico James McBride, che aveva avuto l'ardire di sequestrare e ammazzare il figlio di Carlo Gambino, il capo della famiglia. Nel 1962 Gotti sposò Victoria Di Giorgio. La coppia ebbe 5 figli. Gotti diventa presto il braccio destro di Aniello Neal della Croce, uno dei boss più vicini a Gambino. Il Ravenite Social Club, il covo di Della Croce a Little Italy, diventa la sua seconda casa. Inizia a dedicarsi al traffico di droga, violando così gli ordini del vecchio Gambino, che non voleva avere a che fare con gli stupefacenti. All'interno della famiglia cresce, alla fine degli anni 70, la spaccatura tra la fazione guidata da Della Croce e quella di Paul Castellano. Quando Della Croce muore per un tumore, Gotti si ritrova alla guida di uno dei 2 schieramenti. Certo di avere i vertici della famiglia dalla sua parte, decide di ordinare il secondo dei delitti decisivi nella sua carriera. Dopo diversi scontri e attentati, l'uccisione di Castellano pose fine alla guerra intestina. Gotti diventa il padrino incontrastato dei Gambino e della città e il protagonista delle cronache newyorkesi. I giornali lo ribattezzarono Teflon o Dapper Don, il padrino di Teflon o l'Azzimmato, per la sua capacità di rendersi intoccabile. Elegante, sicuro di sé, assetato di notorietà. Time gli dedica un ritratto in copertina, disegnato da Andy Warhol. Resterà il numero 1 fino al 1992, quando esce sconfitto dal processo di Brooklyn. Anche grazie alla devastante testimonianza di uno dei suoi uomini, Sammy Bull Gravano, diventato collaboratore di giustizia, e grazie alle intercettazioni favorite dal fatto che fosse leggermente sordo,
costringendo gli interlocutori ad urlare. Dai tempi di Al Capone non si vedeva un boss così famoso. Fino alla sentenza, pronunciata nel tribunale di Brooklyn al termine di un processo show durato mesi, Gotti sembrava invincibile. Viene invece condannato all'ergastolo per 13 omicidi, includendo quello di Paul Castellano e Bilotti, per usura, racket, ostacolo alla giustizia, gioco d'azzardo illegale ed evasione fiscale. L'uscita di scena di Gotti ha coinciso con l'inizio del declino delle famiglie storiche di New York. 10 giugno 2002. Gotti muore di cancro alla gola nel pomeriggio presso il centro medico statunitense per i prigionieri federali a Springfield, Missouri, dove era stato trasferito dopo la diagnosi. Il corpo di Gotti fu portato a New York su un jet privato. Fu vestito con un completo blu e messo in uno scrigno di bronzo per 2 notti di veglia al Papavero Funeral Home. Limousine e auto piene di fiori sfilarono per le strade. Neanche fosse morto un re.